Benvenuti anche oggi sul mio canale, io sono Rosa Parlato e oggi vi faccio vedere come realizzare questa mini borsetta molto semplice. Io la realizzo con il cordino Inda di Borgo dei Pazzi di Firenze. Nel box informazioni sotto a questo video vi metto il link per il cordino che è molto morbido. Io ho realizzato sia col cordino Inda sfumato che con cordino Inda Lux, quindi con delle rimanenze di cordino ho semplicemente realizzato questa mini borsetta. Per ogni borsetta ho utilizzato circa 70 grammi di cordino. Ovviamente potete realizzare questa lavorazione con tutti i filati che avete, quindi qualsiasi sia il filato, cordino per borse, cotone, lana, potete realizzarlo. Durante il tutorial io vi indico i centimetri, quindi qualora voi andiate a realizzare la borsetta con altro filato, altro tipo di filato, quindi altro spessore di filato, tenete conto dei centimetri. Nel box informazioni inoltre vi metto anche un codice sconto di 5 euro qualora voi vogliate acquistare il cordino Inda o comunque qualsiasi altro prodotto, qualsiasi altro cordino della ditta Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni trovate tutti i link. Come vi dicevo, guardate, la lavorazione della borsetta è molto semplice anche per principianti. Lavoreremo a maglia bassa e a maglia bassissima. Io ho inserito una cerniera e vi occorrerà una cerniera di circa 14-15 cm. Ovviamente qualora non la troviate piccolina così la tagliate. Io personalmente l'ho tagliata perché non l'ho trovata. Ho aggiunto, vedete, anche una scritta in the made, anche di questa vi metto nel box informazioni il link, e vi occorrerà un piccolo gancetto. Se non avete il gancetto potete anche lavorare direttamente il manico della borsetta anche alla borsa. Prima di passare al tutorial vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove vi tengo aggiornate per i tutorial che escono regolarmente sul mio canale, ma soprattutto potete farmi vedere i vostri lavori. Detto questo, passiamo al tutorial. Iniziamo il nostro tutorial con 4 catenelle e uncinetto 3,5, quindi 1, 2, 3 e 4 catenelle, che in centimetri sono circa 2 cm,5. Adesso guardate, io entro nell'anellino retro e lavoro una maglia bassa in ogni spazio, quindi 1, 2 e 3. Tre maglie basse. A questo punto una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo un'altra riga di maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro, lavoriamo una maglia bassa nella prima maglia bassa e 3 maglie basse al centro, quindi 1, 2 e 3 maglie basse nello stesso punto centrale, e adesso una maglia bassa nell'ultima maglia bassa e abbiamo, vedete, questo risultato. Adesso dopo l'aumento lavoriamo sempre 2 righe di maglie basse semplici, quindi una catenella, giro il mio lavoro e avrò 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Di nuovo una catenella, giro il mio lavoro e di nuovo lavoro una riga di maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Come potete vedere, man mano la lavorazione va ad allargarsi. Adesso una catenella,
giriamo il lavoro e iniziamo di nuovo con la riga di aumenti. Quindi lavoro la prima maglia bassa, lavoro la seconda maglia bassa e nella terza lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse, e nelle ultime due lavoro una maglia bassa in ogni maglia bassa. Dopo l'aumento di nuovo andiamo a lavorare 2 righe di maglie basse senza aumenti, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse, una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo una riga di maglie basse, quindi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo 1, 2 e 3 maglie basse come si presentano. Nella quarta lavoriamo 3 maglie basse nello stesso punto, 1, 2 e 3 maglie basse, e le ultime 3 le lavoriamo a maglia bassa semplice, quindi 1, 2 e 3, una catenella, giriamo il lavoro e adesso lavoriamo le 2 righe a maglia bassa semplice. E 9 maglie basse, una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo lavoriamo le nostre 9 maglie basse. A questo punto vedete noi abbiamo un totale di 11 righe, in centimetri con il mio cordino equivalgono ad 8 centimetri, quindi se state usando un altro cordino guardate i centimetri, è probabile che voi dobbiate continuare se state lavorando con un cotone acquilato più sottile. Adesso io devo andare a realizzare altre 18 righe che saranno la base del mio borsellino. Quindi una catenella, giro il mio lavoro e lavorerò sempre maglie basse, quindi non aumenterò più. Una maglia bassa in ogni punto, e di nuovo una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo maglia bassa. Dobbiamo lavorare un totale di altre 18 righe. Questo significa che alla fine delle 18 righe noi avremo un totale di 29 righe. Quindi adesso andate a proseguire per altre 18 righe totali, ovviamente oltre le 11 righe che abbiamo realizzato, in totale dobbiamo avere 29 righe. Una volta arrivate alle mie 29 righe, in centimetri avrò un risultato di circa 19,5 centimetri. Adesso noi dobbiamo andare a ricreare, vedete, questa lavorazione più stretta. Qui abbiamo lavorato gli aumenti, adesso lavoreremo delle diminuzioni. Quindi io qui ho sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 punti. Quindi una catenella, giro il mio lavoro e lavoro le prime 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse come si presentano. Nella prossima, guardate, entro e carico il filo, entro
in quella dopo e carico il filo, entro in quella dopo e carico il filo. Ho 1, 2, 3 e 4 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. Adesso nei prossimi 3 lavorerò una maglia bassa in ogni punto, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 maglie basse. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoreremo 2 righe a maglia bassa senza aumento. Una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo la prima maglia bassa, lavoriamo la seconda maglia bassa e andiamo a diminuire quelle centrali, quindi carico il primo filo, carico il secondo e carico il terzo, 1, 2, 3 e 4 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme. E nelle prossime 2 maglie lavoro una maglia bassa, una in quella dopo e una in quella dopo. E ho 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Una catenella, giro il mio lavoro. Qui ho la catenella, entro in quella subito dopo e lavoro 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse e di nuovo una catenella, giro il mio lavoro e di nuovo lavoro una riga di maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso noi andiamo a lavorare l'ultima diminuzione, quindi una catenella, giriamo il nostro lavoro, entriamo nella prima maglia bassa e lavoriamo una maglia bassa e nelle prossime 3 entro nella prima e carico il filo, entro nella seconda e carico il filo, entro nella terza e carico il filo e chiudo tutto insieme e nell'ultima lavoro una maglia bassa. E ovviamente anche qui lavoriamo le 2 righe di maglie basse semplici. In questa maniera, vedete, noi abbiamo realizzato la nostra striscia che sarà da laterale e da fondo, in questa maniera. Adesso vi dico anche i centimetri, così vi regolate se state lavorando con un altro filato. Ho una striscia di circa 25 cm,5, quindi 25 e mezzo. Adesso a questo punto io devo andare a realizzare un giro di maglie basse tutte intorno. Quindi io mi trovo in questa maniera qui, io entro, guardate, qui ho l'ultima maglia bassa, entro di nuovo e lavoro un'altra maglia bassa e qui metto un marcapunti così so dove ho praticamente iniziato a lavorare. E adesso in ogni riga corrispondente, vedete, io entro e lavoro una maglia bassa. Nella prossima lavoro un'altra maglia bassa. Nella prossima un'altra maglia bassa e lavoriamo, vedete, una maglia bassa in ogni punto. Quando arriviamo negli angoli, quindi vedete sia di qua che di qua che di qua, lavoriamo sempre 2 maglie basse come abbiamo lavorato per la curva, quindi andate a proseguire fino al marcapunti. Una volta vedete che io ho completato l'intero giro tutto intorno alla mia striscia, adesso taglio una gotina un po' più abbondante, così la userò anche per la cucitura
e con un ago vado a chiudere la lavorazione. Io mi trovo in questa maniera qui, vedete? Tolgo il marcapunti, dove ho il marcapunti entro da dietro in questa maniera e vado a ricreare il punto, entro al centro e poi all'interno in questa maniera qui, lasciando ovviamente la mia codina. Adesso noi dobbiamo andare a appoggiare, vedete, la nostra parte, qui abbiamo i 3 punti e anche di qua, quindi li appoggiamo e andiamo a mettere un marcapunti proprio giusto al centro della nostra lavorazione, sia di qua, stendete bene la lavorazione, sia di qua che dall'altra parte. Ecco qui. E di questa parte, vedete, centrale, noi conteremo 7 maglie basse subito dopo il marcapunti, 1 2 3 4 5 6 e 7 di qua e 7 da quest'altra parte, 1 2 3 4 5 6 e 7, e anche qui mettiamo un marcapunti. Ovviamente facciamo la stessissima cosa anche da quest'altra parte. Fatto questo, togliamo, vedete, quello centrale e con il nostro filo iniziamo la lavorazione, dove ho, vedete, il marcapunti. Sul dritto del lavoro prendo entrambe le asoline, mi aggancio e inizio a lavorare una catenella, entro di nuovo, guardate, nello stesso punto e lavoro una maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ogni punto. Arrivo al marcapunti, tolgo il marcapunti e lavoro l'ultima maglia bassa. A questo punto io ho un totale di 15 maglie basse, una catenella, giro il mio lavoro e lavoro, vedete, qui ho la catenella, subito nella maglia bassa una maglia bassa, lavorando l'intera riga a maglia bassa. Adesso noi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire una catenella, giriamo di nuovo il lavoro e lavoriamo di nuovo maglie basse. Lavoreremo un totale di 12 righe. Ho lavorato le mie 12 righe e ho, vi faccio vedere, un'altezza di circa 8 centimetri e una larghezza di 11 centimetri. Adesso taglio sempre, vedete, un po' di filo e lascio la codina. Ovviamente facciamo adesso la stessa cosa da quest'altro lato. Al centro contiamo le 7 maglie basse sia di qua che di là e lavoriamo sempre sul dritto del lavoro le nostre 12 righe di 15 maglie basse. Una volta che noi abbiamo terminato il lavoro, vedete, si presenterà in questa maniera qui. Adesso guardate, sul rovescio del lavoro noi andiamo praticamente a cucire i nostri laterali al nostro pannello centrale. Quindi con un ago ne ho lasciato, vedete, la codina, accosto in questa maniera qui, io ho 1 2 e 3, vedete, sono qui, entro in quello dopo e in quello frontale in questa maniera e devo andare, vedete, a cucire il pannello.
Completato, vedete, il nostro laterale. Adesso andiamo a fare la stessissima cosa con quest'altro lato, quindi andate a cucire. Una volta vedete che noi abbiamo cucito entrambi i lati, andiamo a capovolgere la nostra lavorazione. Stendiamo bene ovviamente il lavoro. Ed ecco qui, vedete come si presenta la vostra lavorazione. Adesso con il nostro filato andiamo a realizzare un bordo. Noi qui abbiamo 1, 2 e 3, vedete, io sul terzo mi aggancio in questa maniera e lavoro prima una catenella e poi mi aggancio con una maglia bassa nello stesso punto e qui vado a mettere un marcapunti. Adesso guardate bene, qui ho lavorato la maglia bassa, devo andare sulla prima maglia bassa del pannello, quindi individuate bene qual è la prima maglia bassa. Noi abbiamo un totale di 15 maglie basse, quindi le potete contare se avete difficoltà di individuarla, e mi aggancio, vedete, sulle maglie basse del mio pannello. Arrivo, guardate, sull'ultima maglia bassa del pannello, guardo dove ho le 3 maglie basse centrali, quindi lavoro la prima, la seconda e la terza, e di nuovo guardate vado a lavorare sulle maglie basse, quindi guardate bene dove sono le maglie basse, ok, senza realizzare i punti in più. Qui abbiamo la prima, vedete, maglia bassa del laterale, la seconda, quindi sulla prima, vedete, da questo lato lavoriamo la prima maglia bassa del laterale, la seconda, e dove abbiamo il marcapunti lo togliamo e lavoriamo sulla stessa maglia bassa una maglia bassa, quindi lavoriamo a spirale senza chiudere. Metto il mio marcapunti e adesso di nuovo, vedete, non faccio altro che salire su ogni maglia bassa e lavorare una maglia bassa fino ad arrivare dove ho il mio marcapunti. Quando arrivo, vedete, al marcapunti, semplicemente tolgo il marcapunti, lavoro un'altra maglia bassa e rimetto il marcapunti e di nuovo lavoro una maglia bassa su ogni maglia bassa fino ad arrivare al marcapunti. A questo punto, vedete, di nuovo tolgo il mio marcapunti, di nuovo una maglia bassa, rimetto il marcapunti e lavoro l'ultima riga di maglie basse, quindi di nuovo in ogni punto una maglia bassa fino ad arrivare al marcapunti. E quindi arrivati, io taglio il filo, tolgo il marcapunti, adesso guardate, io mi trovo qui, salto un punto, entro da dietro nel punto subito dopo, in questa maniera qui, tiriamo la lavorazione, entriamo al centro e andiamo anche a nascondere, vedete, il filo all'interno della lavorazione, in questa maniera. E ovviamente e a questo punto, vedete, la nostra lavorazione è pronta. Adesso guardate, io prendo un piccolo gancetto in questa maniera qui, entro all'interno con l'uncinetto e lavoro delle catenelle, mi aggancio in questa maniera e lavoro 30 catenelle, 2, 3,
4, 5, 6 fino ad arrivare a 30 catenelle. Una volta che abbiamo lavorato, vedete le 30 catenelle, facciamo in questa maniera, giriamo e nella prima catenella, guardate, in questa maniera io entro così da dietro, vedete dove abbiamo il nodino, guardate bene, io ho la catenella qui, entro qui dove ho il nodino e carico il filo e chiudo a maglia bassissima in questa maniera, tirate ovviamente la codina per stringere bene. Adesso in ogni nodino retro, vedete, della nostra catenella, noi abbiamo la catenella, abbiamo il nodino retro, vedete, io lavoro una maglia bassissima in questa maniera, quindi entro in ogni nodino e lavoro una maglia bassissima. Qui abbiamo le catenelle, vedete, dietro abbiamo questo nodino e io entro in quel nodino e lavoro semplicemente, vedete, girando in tondo una maglia bassissima fino ad arrivare dove ho iniziato. Quando arriviamo alla fine, vedete dove abbiamo il nostro gancetto, in questa maniera qui, semplicemente io entro nel punto già lavorato, aggancio, vedete, attraverso il gancetto e semplicemente chiudo a maglia bassissima. Ho tagliato già il filo in questa maniera qui ed ecco qui, vedete. Ovviamente adesso io qua faccio un nodino, potete anche andare a nascondere all'interno se non volete fare un nodino, io faccio un nodino e poi ovviamente vado sempre all'interno per il filo, stringiamo bene bene, poi andiamo a nascondere sempre, vedete, le codine all'interno della nostra lavorazione che poi andiamo sempre a saldare. Andiamo, vedete, semplicemente ad agganciare così il nostro gancetto. Io adesso vado anche a mettere una cerniera. Per la cerniera noi abbiamo un'apertura di circa 11 centimetri e mezzo. Ovviamente non si trovano facilmente delle cerniere del genere, quindi ovviamente io la vado a tagliare. Ho tagliato, vedete, una cerniera di 14 centimetri, quindi se le trovate in commercio quelle da 14-15 centimetri vanno bene. Adesso prendo il mio borsellino, apro la mia cerniera e con del filo di nylon, vedete, io uso 0,35 mm e con ago vado a cucire.
Una volta vedete che abbiamo terminato la nostra cucitura, il lavoro risulterà in questa maniera. Agganciamo il gancio dalla parte ovviamente più aperta ed ecco qui. A questo punto vedete il nostro bersellino è terminato. Io poi vado ad abbellire l'esterno del borsellino con un'etichetta, con qualcosa, insomma, a mio piacimento. Io spero come sempre che il tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio di averlo seguito e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.